Ciao, bentornati sul canale. Il genere letterario dell'avventura non è tra quelli che preferisco, ma oggi vorrei parlarvi di un caso molto particolare, quello di una saga molto lunga che ha dato il via anni dopo ad un progetto che è diventato un film che secondo me è stato addirittura migliore rispetto al libro a cui è ispirato. Il libro di cui vi voglio parlare è questo. Primo comando di Patrick O'Brian, un libro pubblicato nel 1969. Si svolge durante le guerre napoleoniche, quindi la guerra tra inglesi e francesi e con particolare attenzione alla guerra navale. Abbiamo due protagonisti principali in questa saga che sono Jack Aubrey e Stephen Maturin, rispettivamente il capitano del vascello e il medico di bordo. Nel primo libro i due si incontrano quando ancora non ricoprono questi ruoli. Aubrey è un tenente squattrinato in attesa di una promozione, Maturin è un medico, uno scienziato, un naturalista altrettanto squattrinato in cerca di un impiego. I due si incontrano per la prima volta ad un concerto, se non sbaglio il concerto di un quartetto d'archi, e l'antipatia tra i due è immediata. Subito non si piacciono, vengono da due ambienti troppo diversi, hanno idee completamente opposte, quindi il primo impatto è davvero pessimo. Successivamente avranno modo di ritrovarsi perché, arrivata la promozione di Jack, questi dovrà cercare l'equipaggio e dare anche delle migliorie alla nave che gli viene data, perché gli viene data una nave terrificante. Nel cercare l'equipaggio si rende conto che l'unico al quale può chiedere aiuto è questo medico di bordo e quindi i due si ritroveranno loro malgrado a vivere questa avventura assieme, senza rendersi conto che quasi da subito, superando il primo ostacolo dell'antipatia che hanno provato l'uno per l'altro, stringeranno una forte, fortissima amicizia che li porterà avanti in 20-21 libri della saga, se non sbaglio. Le avventure che vivranno sono molto particolari, sono veramente molto avvincenti e anche alcune ispirate a fatti realmente accaduti. Basti pensare alla conquista della Cacafuego, una nave spagnola, e a tante piccole vicende nel corso della saga. E basti pensare che il primo libro comunque va avanti per un ritmo tutto suo, nel senso che ci sono conquiste, ci sono sconfitte e non a caso termina con una corte marziale. Quindi è un sali-scendi continuo, ma che è anche il bello di questa saga. Ovviamente non mancano i momenti di divertimento, di ironia che spezzano il ritmo altrimenti troppo tedioso della guerra. Mi viene da pensare un episodio molto divertente è quando precisiamo che il dottor Maturin, essendo un naturista, coglie ogni occasione possibile per sbarcare, per fare dei rilevamenti, per anche catturare degli animali da portare con sé e studiarli nella stiva della nave. Un episodio che mi è rimasto impresso, infatti, è stato quando aveva preso questa, non mi ricordo che creatura fosse, forse un pesce, per conservarlo lo conserva nell'alcol e ovviamente tutto questo coincide con il momento in cui sulla nave non c'è più rum, non c'è più vino e non c'è più grog. E quindi un membro dell'equipaggio cosa pensa di fare? Pensa bene di bersi l'alcol nel quale è conservato questo pesce alla disperata ricerca di qualcosa da bere. Sì, probabilmente Veneti e Friulani all'ascolto sono molto d'accordo con questo personaggio, ma al di là di questo, la storia è molto piacevole. L'unica cosa che secondo me non rende questa saga perfetta è lo stile. Lo stile alle volte risulta particolarmente tedioso, troppo descrittivo e non parlo di come si raccontano i vascelli. È molto affascinante, è molto interessante, soprattutto per qualcuno che non sa nulla di navi, di barche, di vele. È, è il bello di questa saga, il fatto che sia molto molto descrittiva.
però è anche la sua pecca. In alcuni momenti ho fatto veramente fatica ad andare avanti. Nel 2003, quindi facciamo un salto di molti anni in avanti, Peter Weir, che forse conoscete per essere il regista di Truman Show, prende in mano questo progetto e nel 2003 arriva al cinema questo film, Master and Commander, con Russell Crowe che interpreta Jack Aubrey e Paul Bettany che interpreta Stephen Maturin. Il film trae ispirazione non solo da Primo Comando, ma da tanti libri che si trovano tutti nella saga. Quindi c'è una pesca in diverse parti della lunga storia di questi personaggi. È un film che mi ha colpito molto. L'ho visto al cinema in un particolare capodanno del 2003 e mi colpì molto perché ho trovato un film, un colossal, come non ne vedevo da molto molto tempo al cinema. Una storia di guerra e di avventura come non ce n'è da molto molto tempo. Una storia semplice, una storia dove ci sono i buoni e i cattivi. Una storia di grande amicizia. Amicizia tra due personaggi talmente diversi che possono solo arricchirsi l'un l'altro, nel rapporto reciproco. Jack e Stephen sono agli opposti, non dovrebbero andare d'accordo, non c'è nulla che li possa avvicinare, eppure l'amicizia e la stima reciproca li porterà avanti durante tutta la narrazione della loro storia. Soprattutto noi vediamo questo mondo attraverso gli occhi di Stephen, perché sia nei libri che nel film ci viene fatto presente come lui non conosca assolutamente nulla delle navi, della guerra, lui non conosce questo mondo. Gli viene spiegato e quindi viene spiegato anche a noi vediamo tutto quanto attraverso i suoi occhi. Il film inoltre, lasciatemelo dire, c'è una prova attoriale secondo me incredibile da parte di Crowe e di Bettany, ma da parte di tutto il cast. Tutti sono stati veramente, veramente bravi. Per questo, secondo me, è un esempio perfetto di come alle volte tutto quanto trova la sua giusta collocazione e si viene a creare qualcosa di magnifico. Il risultato finale per me è veramente, veramente grande, al punto che il film è migliore del libro. Una cosa che, ripeto, secondo me è molto molto difficile perché non la vedo accadere tanto spesso. E la potenza di questa storia, la potenza del rapporto che c'è tra i personaggi, il fatto che ci siano molti momenti in cui vediamo il rapporto tra il comandante e i subordinati, tra gli ufficiali e i membri dell'equipaggio, ci sono molte cose che stonano. Molto spesso vediamo ragazzini che dovrebbero andare ancora a scuola, in età da scuola media probabilmente, che si ritrovano a ricoprire il ruolo di ufficiali e a dover dare ordini a membri dell'equipaggio che potrebbero essere loro padri o loro nonni, ma questo semplicemente perché era di nobile lignaggio entrava già nell'esercito con dei gradi. E quindi si creano questi contrasti che secondo me non fanno altro che rendere la storia ancora più bella, ancora più appassionante. Concludo dicendo che se non avete visto questo film, dategli una possibilità, guardatelo, credetemi che nonostante sia un film di ormai 20 anni fa, vale davvero, davvero la pena di essere visto. È una bella storia di avventura come non se ne fanno più. Il libro, partendo dal presupposto che si tratta di una ventina di libri, quelli che compongono questa saga, sì, intimidisce molto questa cosa, soprattutto alla luce del fatto che vi ho appena detto che lo stile non è esattamente magnifico, ma dategli una possibilità. La storia che O'Brien racconta è veramente senza tempo e penso che possa valere la pena almeno dargli una possibilità, sia al film che al libro. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E buona giornata. Ciao!